Buondì, Suentembuk. Così le usa tampa. Dunque mi trovo in questa tampa perché stiamo ripristinando una cosa alla quale io tengo moltissimo, ovvero il laghetto della Cascina. Era un paio d'anni che questo laghetto era andato in disuso per un episodio che dopo vi racconto. Ora questo video è dedicato a ripristinare completamente questa area della Cascina, che è un'area adiacente all'orto, nella quale c'è un laghetto e una piccola superficie d'acqua come questa. Genera un habitat intorno a sé incredibile, di biodiversità, di insetti, di piccoli animali che ci vivono dentro, intorno, quindi per l'orto dà un beneficio enorme. Quindi noi adesso ci dedichiamo a ripristinare tutto, vi faremo vedere tutti i materiali che utilizziamo per ripristinare questo laghetto, tutte le operazioni che faremo. Vi mostreremo anche un piccolo video che abbiamo registrato qualche settimana fa quando abbiamo iniziato questo lavoro, però poi abbiamo interrotto causa neve, causa pioggia. Adesso siamo a fine febbraio, possiamo procedere. I materiali che ci siamo procurati sono: primo strato sarà questo, che è un materiale che abbiamo recuperato da sotto il pavimento, da sotto un pavimento di legno che abbiamo smontato, ed è un tessuto che serviva ad attutire. Allora lo recuperiamo e facciamo un primo strato con questo materiale, lo mettiamo direttamente a contatto con la terra, poi magari più tardi vi spieghiamo perché facciamo queste operazioni. Il secondo materiale che mettiamo è un tolone in PVC, l'avete già visto per quando abbiamo fatto la copertura per l'auto, è lo stesso PVC però un po' più grande. Poi ci siamo procurati dell'aiuta e un altro telo di plastica che è un silo mais che si può trovare nelle agrarie. Questi sono i 4 strati che faremo. Questo laghetto nasce in origine come vasca di raccolta del troppo pieno delle 2 cisterne di raccolta dell'acqua piovana, e il loro troppo pieno va sempre buttato dentro questo laghetto, mantenendolo sempre praticamente pieno. Questo era lo spazio adibito al laghetto. Come potete vedere adesso è un po' in disuso, perché vi racconto un piccolo aneddoto. Questo laghetto d'inverno, ovviamente con l'abbondanza delle acque, della neve, della pioggia, è sempre stato pieno, molto pieno. Questa è una zona molto fredda, come già avete capito dagli altri video, quindi la superficie di questo laghetto, sulla superficie si generava uno strato di 10-15 cm di ghiaccio perenne praticamente per tutto l'inverno, fino a primavera non si scioglieva. Quando io avevo le anatre qua in questo recinto, però ogni giorno venivo a fargli un buco nell'acqua, nel ghiaccio, per permettergli di bere, di mettersi in loro, gli piace andare in acqua anche d'inverno. Una volta cosa succede? Vado per fare questo buco nel ghiaccio per le anatre, ma mi spingo un po' troppo oltre, mentre faccio il buco il ghiaccio si rompe e io finisco a mollo. Praticamente sono finito completamente nell'acqua gelata, ghiacciata. Non solo ghiacciata, in realtà quando le anatre fanno il bagno anche nell'acqua cagano normalmente, per cui sono finito proprio, fatto un bagno fino al collo di acqua ghiacciata e ricoperta di guano, se così si può dire. Fatto sta che in questa operazione, con quello che io stavo usando per rompere il ghiaccio, ho anche bucato il laghetto, per cui ho anche perso tutta l'acqua per la ciliegina sulla torta. Questo è il buco che era dedicato al laghetto. È necessario prima rimuovere tutta la vegetazione, come ho già iniziato in questo angolino, rimuovere tutta la vegetazione e ritornare su delle pareti pulite, in modo che non ci siano eventuali poi radici o cose che bucheranno il tessuto da sotto. Abbiamo cercato un po' di informarci su come fare e di fare un piccolo progetto per questo laghetto, anche perché questo laghetto è già stato fatto 2 o 3 volte negli ultimi anni, però dopo un po' ha sempre ceduto, quindi questa volta vorremmo cercare di farlo in una maniera che duri un po' di più. Stiamo cercando di modellare l'argine in modo da creare una sorta di piano. Questo pezzamento è leggermente in discesa, quindi
abbiamo da un lato un'altezza maggiore che dall'altro, per evitare che poi questi teli rimangano esposti al sole, perché l'acqua non riesca a coprirli bene. Dobbiamo mettere l'argine completamente in piano, in modo che poi l'acqua, quando è pieno, arrivi a filo e nessun pezzo del telo rimanga esposto al sole. Usiamo questa assetta che è larga 5 metri da parte a parte, con una bolla. C'è da alzare ancora, da abbassare leggermente ancora di là e da alzare leggermente di qua. Dopo aver messo a livello tutti gli argini, abbiamo coperto con i tessuti, quelli che erano sotto il pavimento di legno che vi abbiamo fatto vedere prima, e visto che non ci bastavano abbiamo messo anche un tessuto che è quello che si usa per mettere sul pavimento quando si dà il bianco, e poi un pezzetto di juta. E questo è il primo strato che è a contatto con la terra e attutisce un po' per poter mettere sopra il telone in PVC che mettiamo adesso. Questo ci serve perché quando il laghetto sarà pieno d'acqua e l'acqua col suo peso spingerà sull'argine, il telone in PVC non sarà a contatto direttamente con la terra e dovrebbe esserci meno probabilità che si buchi. A meno che Leo non decide di fare un buco con un palo di ferro. Ehi. Abbiamo posizionato il telone in PVC che usiamo da guaina impermeabilizzante, la prima, perché noi ne metteremo 2. E adesso il lavoro è di farlo aderire bene alle pareti del laghetto e di cercare di togliere il più possibile queste pieghe. Il terzo strato che aggiungeremo su questo sarà la juta. Terzo strato posizionato, juta. Ora l'ultimo piccolo PVC, diciamo leggermente più sottile di quello della guaina sottostante, che sarà lo strato più superficiale, ma con tutti questi strati sotto c'ha molto meno probabilità di bucarsi, e inoltre dovesse eventualmente nel tempo bucarsi c'è comunque la guaina sotto che terrà. Quindi andiamo a posizionarlo, poi dopo Nina ci farà il bagno. Ultimo passaggio è che stiamo cominciando a riempire il laghetto. Non lo riempiremo proprio fino all'orlo perché tanto nei prossimi 2 giorni danno pioggia, però stiamo già mettendo un po' dell'acqua piovana in maniera che almeno il fondo riusciamo a stenderlo un po'. Ovviamente chi è la fortunata, visto che Leo piuttosto di toccare l'acqua si amputa una caviglia, la fortunata è l'acqua non è calda comunque. Siamo un po' dubbiosi se fare un piccolo strato di terra qua sotto, perché ci piacerebbe inserire delle piante che noi abbiamo già in una vasca in cortile che tengono l'acqua veramente pulitissima, o se mettere dei vasi. L'ultima cosa che abbiamo pensato è di fare magari dei vasetti della pianta e di mettere soltanto i vasi. In ogni caso questa pozza la stiamo facendo anche perché vogliamo reinserire delle anatre corritrici indiane che ci serviranno per mangiarci le lumache in orto, e loro hanno bisogno dell'acqua, quindi questa sarà la loro piscina. Faremo poi un video dedicato quando arriveranno. Con il loro arrivo si genererà un po' di deposito qua dentro, perché loro, come vi ha già detto Leo prima, nell'acqua scagato. Tra l'altro le anatre ci verranno fornite da un iscritto al canale della Liguria qua vicino, che ha delle corritrici indiane e quindi ci ha detto che se le vogliamo ce le dà. Ma al passo arriviamo. Quindi hai voglia di fare il bagno? No. Come no? Io sono stato traumatizzato, ci sono finito dentro fino al collo. Tirami fuori. No, adesso stai... Ops. Nina. Sono contenta. Nina è caduta in acqua. Cosa è successo, Nina? Sono scivolata. Sono scivolata. E siamo a metà. Siamo al ginocchio. Siamo a metà laghetto. Adesso sono rientrata
rovinosamente per togliere un po' di pieghe. Abbiamo cominciato a fare una scaletta di pietre che servirà poi alle anatre per poter uscire e entrare senza arrampicarsi sul telo, perché sennò con le unghie loro lo rovinano. Mi sono cambiata e ho anche fatto merenda con polenta e adesso facciamo tutto il bordo di pietre del laghetto e intanto lui è quasi pieno. Abbiamo deciso di usare l'acqua che avevamo già raccolto, l'acqua piovana, per riempirlo quasi tutto in maniera che rimanga ben sistemato, tanto nei prossimi giorni danno pioggia. Speriamo che scende qualcosa così si riempie la vasca per bagnare l'orto. Fammi togliere la soddisfazione di chiamarla piscina fino a quando non iniziano a cagargli dentro. Vediamo, ma io un bagno prima che arrivano. Si può pensare, perché è veramente bella è rimasto. Allora, vedere da quanto è scesa la cisterna di raccolta dell'acqua piovana, che è da 25.000 litri, secondo me qua dentro ce ne sono stati 5-6.000 litri, perché non è neanche a metà la vasca là, quindi era piena piena, ne è scesa secondo me di un terzo, quindi 7, 14, 21, sarà stati anche più di 6.000 litri, 6-7.000 litri dentro sto laghetto. Secondo me qua le anatre ci sguazzano proprio alla grande. È una cosa che si potrà notare, che velocissimo comincerà a generarsi una vita pazzesca qua intorno, di rane, libellule, insetti vari. Questo è proprio una miniera d'oro per la biodiversità del nostro orto, che da 2 anni mancava, quindi siamo veramente contenti di questo lavoro. C'è ancora qualche piccola rifinitura da fare intorno, da arrivare a livello con la terra, aggiungeremo un po' di terra intorno, insomma sistemeremo ancora un po' meglio, però diciamo che il risultato è veramente molto buono. Vi terremo aggiornati sull'arrivo dei nuovi pennuti. Comunque nel punto più alto sarà anche più di 1 metro di altezza, qua ci si nuota da paura. Se Nina deciderà di farci un bagno prima dell'arrivo delle anatre lo documenterò, ve lo farò sapere, ma la vedo dura. Arvez.